Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio 2024. Abbiamo due carte, amici del leone. La torre e l'imperatore. Allora, potrebbero cadere delle certezze, perché la torre è quella carta che fa cadere certe idee, certe anche aspettative, certe realtà, e con la carta dell'imperatore si parla di una certa stabilità, solidità, concretezza. Potrebbero anche essere delle regole, come un crollo delle regole. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre ragazzi vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate le previsioni per il 2024 e c'è anche il link per le tarot pratiche sempre del 2024 per il primo semestre. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per gli amici del leone. Vi ricordo ragazzi che queste sono letture generali, possono vibrare come letture familiari, letture per il lavoro, romantiche o di amicizia. Io vi dirò qual è, diciamo, l'andamento energetico più importante, il movimento energetico che va per la maggiore e voi cercate di adattarlo alla vostra realtà. Allora, partiamo da un 8 di spade, un 5 di un 5 di coppe, un 4 di coppe, un 9 di spade, la regina di bastoni, un 4 di spade e un cavaliere di bastoni. Allora, diciamo che partendo con questo 8 di spade, il modo di pensare non è dei migliori. L'8 di spade è una carta che indica una sensazione di impotenza, una sensazione anche di immobilità, di isolamento. Vi dico questo perché c'è anche il 4 di spade. E qui avete 4 e 5 di coppe. Allora, potrebbe far riferimento a qualche senso di colpa, magari dovuto all'8 di spade, al fatto di non potersi muovere o al fatto di pensare di non avere alternative. Questo ve lo dico perché c'è il 4 di coppe. È come se ci fosse qualche cosa, anche inerente al passato, perché questo 9 di spade mi dice che ci sono ancora dei pensieri inerenti al passato. Potrebbe essere il senso di colpa, vi dicevo, potrebbe essere una sensazione di vittimismo, potrebbe essere una sensazione di impotenza, il fatto di non vedere, diciamo, chiaramente o nitidamente il futuro, proprio a causa di questi pensieri, di queste preoccupazioni, di questo modo di pensare. Andiamo a vedere l'8 di spade. Imperatrice, 4 di pentacoli e il sole. Allora, siccome c'è un'imperatrice, qui abbiamo anche un imperatore e qui abbiamo anche il sole, potrebbe fare riferimento anche a una situazione familiare dove probabilmente o ci si sente impotenti o non si riesce ad agire come si vuole. Se non fosse quello il caso, vi dirò che l'imperatrice potrebbe rappresentare un partner. Ecco, la situazione lavorativa per adesso la sento meno, però andiamo avanti, vediamo il 5 di coppe, vediamo cosa ci dicono. Giudizio e papa, wow.
Allora, sono due carte molto spirituali, devo dire, sia il giudizio che il Papa. Il senso di colpa potrebbe essere per aver perso un contratto, per aver perso anche semplicemente le chiavi della macchina, vi faccio un esempio, le chiavi di casa, più la casa che la macchina. Quindi fate attenzione alle chiavi dove le mettete. Andiamo a vedere il 4 di coppe. La morte e la giustizia. Mamma mia, quanti arcani che avete. Su 7 carte ne avete 6 di arcani maggiori. Allora ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno sappia che cosa andrebbe fatto, ma è come se non avesse la forza di farlo. La giustizia mi dice che mancano come dei contratti, perché anche il Papa in realtà è una carta di contratti. Come se si volesse... mi viene da dire, come se si sperasse in un intervento divino che riequilibrasse le cose. E anche quando c'è il Papa, è come se ci fosse un'esigenza, un bisogno, diciamo così, di ufficializzare, di portare alla luce, di portare al pubblico una determinata cosa. Può essere una notizia, può essere una presa di consapevolezza o semplicemente il vostro stato d'animo, il vostro stato d'essere. Vi dico, il papà fa riferimento ai contratti, ma per qualcuno si può trattare di una guida spirituale che, come ricordo sempre, non deve essere necessariamente una persona fisica, può anche essere un libro, può essere un canale di YouTube, può essere quello che a voi fa crescere fondamentalmente. Andiamo a vedere il 9 di spade. Amanti, un altro arcano maggiore. 9 di coppe. Cavaliere di bastoni che avete già anche qui. È come se ci fosse una certa paura a fare una determinata scelta. Può essere la scelta per amor proprio con la carta degli amanti o anche una scelta romantica in questo senso. Ragazzi, vi dico, se siete in relazione con qualcuno, è come se arrivasse una notizia, una novità, un qualche tipo di presa di consapevolezza, un qualche tipo di verità, come se ci fosse una sorta di dichiarazione, non amorosa, ok? Lo vedo da queste due carte. È come se ci fosse o una presa di consapevolezza o un innalzamento. Qui abbiamo anche la morte. Come se non voleste rompere un ciclo. Però c'è bisogno di rimettere in equilibrio. E qui vediamo la scelta per amor proprio. Il 6, gli amanti è una carta numero 6, il 6 è un numero di equilibrio. Quindi è proprio quello che si deve cercare di fare in questo periodo. Perché sì, come vi dicevo, vi sento tanto tristi. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 4 di coppe che si ripete, però è come se si iniziasse nella seconda settimana di febbraio, come vi posso dire, si iniziasse a vedere le cose da un altro punto di vista. Sì, e vi dico, c'è anche un 4 di spade, può anche essere che qualcuno si prenda un momento per cercare di capire che cosa tenere nella propria realtà e che cosa rifiutare, che cosa tenere fuori, che cosa lasciare andare. Andiamo a vedere questo 4 di spade. Abbiamo l'eremita,
un 3 di coppe, la temperanza. Che interessante. Il 4 di spade è una carta di isolamento, mentre l'eremita, che anch'essa è una carta di isolamento, qui è girata al contrario. E qui avete anche la temperanza, che è un po' la stessa energia del 4 di spade. Sento che nella seconda settimana di febbraio, ragazzi, potreste dedicarvi a quello che è il riequilibrio psicofisico, magari tramite una vacanza, magari qualcuno si iscriverà a un corso, magari si tratterà di andare, vi dico, in montagna con gli amici, piuttosto che al lago, piuttosto che, insomma, farsi un fine settimana rilassante, proprio per ricaricare le pile, per rimettervi in pista. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, 7 di pentacoli e 8 di bastoni. È come se vi consigliassero di aspettare una comunicazione. Allora, qui una comunicazione arriva, o una chiamata, una notizia comunque, con la carta del giudizio arriva nella prima settimana di febbraio. C'è qualche cosa che vi fa pensare, devo dire. Qui la morte la potrei sentire collegata a questa torre, il tipo il far morire il modo di vedere le cose che avete avuto fino ad adesso, quindi questo 8 di spade, i pensieri e le preoccupazioni che sono legati al passato con questo 9 di spade, ma che probabilmente creano ancora pensieri di preoccupazione. È come se qualcuno non sapesse come andare avanti, o in questa situazione o in questa relazione, ma solo perché ha un modo di vedere le cose fatto in un certo modo. Nel momento in cui si rimette in equilibrio, si fa una sorta di ricerca interna, perché è vero che l'eremita è al contrario, però c'è. È come se vi dicessero, con questo gruppo di carte, sento che vi dicono che anche se vi sentite soli o siete soli a livello fisico, c'è sempre qualcuno vicino a voi. Qualcuno, diciamo, qualche entità di tipo sottile, qualche entità dell'alto astrale. Temperanza di solito è raffigurata come un angelo, o comunque fa riferimento agli angeli, no? Quindi è come se ci fosse qualcuno che veglia su di voi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, perché ragazzi qua è come un ristabilire certe regole, e lo vediamo qui. Qui c'erano come dei vecchi pensieri, delle vecchie regole, qui c'è bisogno di riequilibrare, e qui si inizia a fare questo tipo di lavoro. Le previsioni per il lavoro e per i singoli usciranno più avanti, ragazzi, e poi le potete integrare con questa lettura. Andiamo a vedere Osho, l'innocenza e il sole. L'innocenza, lasciarsi andare, esaurimento. Questo è un 8 di coppe, che è l'arcano minore dell'eremita, ragazzi. Allora, devo dire che con questa carta è un po' come se vi volessero ricordare di guardare la vita con entusiasmo, ma senza perdere il vostro discernimento. Si tratta di lasciarsi andare, di lasciare andare il controllo, mi viene da dire, di seguire il flusso senza porre resistenza, perché questo crea esaurimento, crea stanchezza. Questo è il 9 di bastoni. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Se invece che acqua mettiamo la parola notizia, la notizia è un'energia, diventa latte se la beve una mucca, cioè se entra nella bocca di qualcuno di buono, ok, si trasforma in qualcosa di buono. Se entra nella bocca di qualcuno che è avvelenato dentro,
anche questa notizia diventa avvelenata. È un po' quello il senso. Io credo che dobbiate filtrare il modo di pensare, uscire un po' da questa sensazione di impotenza, di impossibilità, rompere gli schemi mentali, rompere le vostre regole, sia fisiche, con la carta dell'imperatore, perché è una carta che parla di concretezza. Potrebbero essere per qualcuno le regole imparate durante l'infanzia, che magari vi fanno sentire bloccati. Potrebbero essere le regole religiose per qualcuno, perché qui comunque abbiamo il Papa. Vi faccio un esempio. La religione cattolica insegna che la vita è sofferenza o che per avvicinarsi a Dio bisogna soffrire. Forse questa è quella che si avvicina, cioè più corretta, diciamo. Quindi diciamo, si sono vissuti secoli pensando che attraverso la sofferenza ci si avvicinasse a Dio, quindi uno quasi cercava la sofferenza per sentirsi vicino a Dio. E può essere che dopo tante discendenze ci sia ancora questa sorta di credenza dove per avvicinarsi a Dio si deve soffrire. Allora diciamo che quello è il modo in cui l'umano impara, perché impariamo per contrasto su questa terra, attraverso la sofferenza capiamo che cosa non vogliamo, però non è l'unico modo. Ecco, questo era per farvi capire che cosa intendo io come condizionamento mentale, come regole da rompere. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Se avete piacere potete farmelo sapere con un commento o con un like. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!